Ottobre 1988. Sto compiendo un anno. Il signore elegante che mi porta in giro è mio nonno. Poco dopo mi mette dentro una piccola Testarossa presunta turbo a pedali e dal momento in cui mi metto lì dentro mi è assolutamente chiaro che direzione voglio che prenda la mia vita. Non è da tutti poter vedere l'attimo esatto in cui tutto è iniziato, il momento in cui prendi in mano quel piccolo volante di plastica e tutto è assolutamente chiaro. Questa macchina ti parla e la prima cosa che ti dice appena ti conosce è: tu non avrai altra macchina all'infuori di me. Non c'è un'altra macchina così. E vi giuro che non volevo gridare, non volevo fare il matto, non volevo fare il pazzo così, ma è impossibile non farlo, è impossibile non farlo. Mai provata una sensazione così in vita mia, mai provata una macchina così. Ed è una roba vecchia, su gomme vecchie, dell'87, anzi lei in realtà è del 92, è una delle ultime 5 prodotte. Quindi sulla carta è catalizzata, come dice anche la scritta davanti il tachimetro, ma ovviamente quella che sto guidando io era catalizzata. C'è qualcosa nella mia vita che sta diventando molto curioso, perché ho appena preso un limitatore su un F40 sulle mie strade. Questa è la mia curva preferita, il cavatappi. E devo andarci piano perché secondo me tocchiamo. No. Sono 32 anni che aspetto questo momento e non me lo immaginavo così. Era impossibile immaginarselo, ma non potevo chiedere di meglio. La macchina perfetta a casa mia, sulle mie strade, non poteva essere meglio di così. La macchina che ho sognato per tutta la vita. Già so che non riuscirò a dire nulla che sia anche lontanamente vicino a quello che puoi provare dentro a questa macchina qua. È impossibile spiegarlo, impossibile. È un animale, una belva, ma ti dà anche modo di controllarla. Non è incontrollabile, non è... Sì, è folle, ma hai comunque modo di dire la tua. E lei l'ascolta abbastanza. Wow! Non è normale. Starci dentro, vederla da dentro, solo chi l'ha sognata per 30 anni può pretendere di immaginarla. E io, ci potete scommettere che l'ho sognata per 30 anni! Wow! Dai, non è più potente di altre macchine che ho guidato, ma il modo in cui eroga ti dà un pugno in testa, ti tira per i capelli, non gliene frega nulla se non sei pronto. È larghissima, ma non è ingombrante, non ti sembra di avere in mano qualcosa di più grosso di quello che vorresti. In realtà le dimensioni anche da dentro sono perfette. Ha il passo giusto, la larghezza giusta, ha la cattiveria giusta. Non mi voglio fidare di lei, non voglio assolutamente fidarmi di lei, ma sarei portato a farlo. Almeno conosco ogni centimetro di queste strade meravigliose, ma nonostante questo non mi sento assolutamente tranquillo. Sente qualsiasi minima sconnessione della strada, te la ripercuote sul volante e soprattutto sul fondoschiena. È tutto chiaro, è tutto evidente ed è sincerissima fino a che non parli con il motore. A quel punto non capisci più nulla di quello che ti sta succedendo. C'è quest'anima impazzita alle tue spalle che prova in tutti i modi a disarcionarti e a farti impaurire. Cioè non succede
nulla fino a... Wow, a 4000 giri. Da 4000 si sveglia. Oh, e fino a 7,5 è una cosa umiliante per qualsiasi altra macchina, anche moderna. Non voglio assolutamente dire che è più veloce di macchine moderne, non voglio dire neanche lontanamente che sia più efficiente o più veloce sul giro, assolutamente no. Ma quello che senti tu dentro, non c'è macchina che tenga. E usciva così di serie nell'87, quando eravamo abituati a macchine come la Testarossa. Questa qua nell'87, cosa hanno pensato? Cosa avevano in mente? Su strade normali, anche su queste belle strade larghe, non ti puoi permettere di darle tutto il gas, specie se la macchina non è completamente dritta. Non ho mai guidato neanche lontanamente una macchina così, ed è per questo che sono sempre più convinto che questa è l'unica macchina per cui io veramente farei di tutto. L'ho pensato, stai calma, l'ho pensato per tutta la vita, e oggi in 1,5 chilometri che ci ho fatto sono ancora più convinto che ho sempre pensato la cosa giusta. E tra l'altro frena, aiutata dal peso, 1100 kg. Vieniva a dire che non è una macchina da corsa, è una macchina da corsa a tutti gli effetti, è una gruppo B con delle influenze di Formula 1, con un condimento di follia che soltanto a Maranello in quegli anni c'era ancora per poco, ma il fatto che fosse l'ultima Ferrari vista da Enzo Ferrari, sì, lo dicono tutti, è vero, è così, ma non è quello il punto è che era ancora la Ferrari di Enzo, ancora per poco, erano ancora gli uomini di Enzo, non è il discorso che lui l'ha vista, perché l'anima di un uomo può continuare a vivere, il problema è che dopo sono cambiati gli uomini Ferrari, e non erano più uomini Enzo Ferrari, ma uomini Ferrari e basta. Mi sembra una scemenza, ma non lo è, e lo dimostra roba come questa qua. Lo sterzo è esattamente come lo immaginavo, l'avantreno è esattamente come lo immaginavo, il telaio mi risponde come immaginavo, non c'è da pretendere un'estrema precisione delle risposte, bisogna aspettarsi invece che la macchina sia viva, e questa è assolutamente viva, è viva in tutto, tutte le risposte che ti dà sono tutte vive. Questo è il perfetto rapporto uomo-macchina, tu ci metti il tuo, ma stai tranquillo che lei ci metterà sempre il suo, e tutti i proprietari saranno d'accordo con me che non c'è una volta che prendi questa macchina e ti annoi o è come la volta precedente, sarà sempre una novità, sarà sempre una sfida, sarà sempre adrenalina pura, sarà sempre pericolosa nel modo bello, cioè che sei tu che diventi pericoloso su una macchina così, non è lei. Sei tu che diventi un pericolo su una macchina come questa. È una cosa impressionante. Allora, lo stesso non è ultra diretto, è sincero, non è esasperato, ha un centro abbastanza aperto, non è diretto in modo pericoloso anche per le reazioni che può avere, ha il tempo di capire dove sono le ruote e va benissimo così, è il giusto compromesso, specie per una macchina dell'epoca, su queste gomme. Il cambio è tipicamente Ferrari, mi piace, ha il suo modo di innestarsi, che è ovviamente duro e puro, è ovviamente da uomini, e va benissimo anche lui così. La pedaliera è simile a quella delle macchine da gruppo B, ben disposta, ha il giusto carico sui pedali, tranne che sull'acceleratore, non so se è su questa macchina qui in particolare o su tutte le F40, il primissimo input è impossibile darlo con delicatezza, quindi va subito su una pressione molto, va subito su una pressione molto più forte di quella che vorresti, è una cosa fastidiosa, questo sì. Va bene per la guida veloce, ovviamente nel traffico è un incubo, anche gli ammortizzatori non sono super rigidi come pensavo, ovviamente sono rigidi, ma non ti danno problemi su questo tipo di sconnesso qui, lo tollera abbastanza bene.
chiaramente in accelerazione piena, non so se può avere del pompaggio dietro, lo sospetto un po', non voglio scoprirlo nel modo più assoluto, lascerò il dubbio a magari a un prossimo test in pista. Non so come può rispondere quando è in coppia piena e sei in curva, non lo proverò io oggi, questo è poco ma sicuro. Erano 30 anni che aspettavo questa macchina e non potevo assolutamente accettare di farmi un giretto da seconda a terza e rimanere con il dubbio di come veramente si guida una macchina così. Queste sono le strade su cui portare una macchina come l'F40. Quindi da mega romantico quali sono, almeno sulle macchine, ho dovuto aspettare di trovare la persona giusta di cui mi fidassi e che si fidasse di me, e quindi devo ringraziare per sempre Marco Gramenzi, che mi ha dato questa occasione stupenda e irripetibile di togliermi il dubbio di come va un F40 sulle mie strade con una macchina perfetta, senza limiti e senza paletti. Almeno 5 volte già mi era successo di ricevere delle comunque gentilissime offerte da parte di proprietari di F40, ma spesso l'offerta era accompagnata da però devo venire anch'io con te, altre volte avevo paletti sul non mettere mai la quarta o non far entrare mai turbo, e invece qua i turbo li faccio entrare come? E così ha senso. Ho aspettato volentieri 4 anni in più per avere l'esperienza di guida perfetta sulla macchina perfetta, che perfetta ovviamente non è, ed è il bello della macchina, non è perfetta, ma lo è per me. È come la bellezza di una donna, non è mai perfetta, c'è sempre qualcosa che non ti va bene o che non va bene a un altro o che non va bene a lei stessa. Il punto è cos'è perfetto per te, di cosa hai bisogno tu per stare a posto con il mondo. Io per stare a posto con il mondo ho bisogno di un F40 nel mio garage, e questo sarà l'unico obiettivo della mia vita, come è sempre stato da quando sono nato. Da bambino ho sempre detto a tutti, provocando più di una risata, che io un giorno mi sarei comprato un F40, precisamente a 30 anni, ma la mia speranza dell'epoca di averla a 30 anni era perché costavano 200-230 mila euro. Adesso le cose sono un po' cambiate. Ho aspettato, sono andato a conoscere suo padre come ho fatto per la Miura, ho provato le sue concorrenti, ho provato la sua erede, ho provato tutto quello che potevo provare prima di lei per prepararmi a oggi nel modo migliore, e ovviamente sapevo che non sarebbe mai stato sufficiente prepararsi, non c'è verso, posso essere tecnicamente più preparato rispetto a 4 anni fa, indubbiamente. Per di più, i miei colleghi di solito provano la macchina a telecamere spente, poi iniziano la recensione quando già l'hanno imparata un po'. Io ho questa brutta abitudine, forse bella, di accendere le telecamere subito per catturare la vera reazione, la mia vera faccia nel momento in cui entra un turbo su un F40, anzi 2 per la prima volta. L'ho fatto sia per me che per voi, che mi avete accompagnato fino ad oggi e che mi avete chiesto l'F40  1 miliardo di volte, giustamente. Spero di avervelo spiegato un po'. Questo è il motivo, per questo ho aspettato. Ma se dovessi dirvi che è stato facile, no, non è stato facile, è stato un calvario. Quando l'ho vista arrivare con Marco alla guida, l'ho sentita dal casello, anche perché questa F40 ha qualche miglioria, ha le centraline fatte, ha i serbatoi nuovi, ha le turbine nuove, ha le Pirelli nuove che Marco ha messo apposta per me, santuomo, e soprattutto lo scarico Bartoli completo. Wow! Siamo dello stesso anno, entrambi dell'87, ma io sto invecchiando molto peggio di lei. È tutto veramente meraviglioso, ma l'esperienza è al 90% una questione di gestire il motore e la potenza. È tutto lì. Ci sono altre macchine così sincere, ci sono altre macchine con uno sterzo così o con un cambio così, ma non ci sono altre macchine con una potenza così, erogata in questo modo, da una macchina di serie e gestita da un telaio in tubi con un peso complessivo ridicolo. È qualcosa di diverso, è qualcosa di molto diverso. E io mi preoccupo
preoccupavo da anni di non esserne all'altezza, di non riuscire a raccontarla come vorrei, e sono sicuro che non ci riuscirò. Io rivedendo questo video non ne sarò soddisfatto, ne sono sicuro al 1000%, ma a un certo punto ho deciso di non aspettare più di essere pronto, di trovare soltanto la situazione giusta. Dovevo sapere com'è veramente l'F40. Io quando parlo di questa macchina d'ora in poi devo saper dire esattamente quello che davvero ti comunica, quello che ti dice, perché non potevo sopportare più di essere il più grande appassionato e innamorato di F40 al mondo e non sapere come va. Adesso lo so e questo mi basta, poi la recensione sarà quello che sarà. Live Experience è nato per questo motivo, per questo giorno, per arrivare oggi a un mese dal nostro 6° compleanno a fare il video dell'F40 qui a Campo Imperatore, a casa mia. Lo dovrei chiudere il Live Experience dopo oggi, lo dovrei chiudere. Che cosa devo fare con questa coppia nella schiena? Come fai a guidare altro? Non ha nessun filtro, nulla, nessuna fase della guida è filtrata neanche minimamente. E io la adoro che sia così, adoro che sia difficile, adoro che sia pericolosa al limite, adoro tutto, oltre al fatto che è bellissima e che è spaventosa. Frena. No, è terrificante. Devi avere il terrore di quando entri in coppia, ma ti rendi conto? Che maniera è di guidare una macchina con il terrore che entri la potenza? È la maniera che piace a me. Ci vado al manicomio io con questa macchina. Con questa macchina mi faccio ricoverare, non ci posso credere, cioè io la guardo negli specchietti, guardo parti di carrozzeria che riconosco come la mia fissazione di tutta una vita e capisco che ci sto dentro, vedo quella presa d'aria lì sul parafango, vedo la forma degli specchietti, vedo la fine del cofano anteriore che è un po' sollevato, un po' aerodinamico, vedo negli specchietti il benedetto alettone che quando ero bambino andavo cercando in tutti i raduni e tutti i musei per toccarlo e accarezzarlo di nascosto. Era una cosa fisica la mia e dovevo farlo. Prima di andarmene io passavo sempre dall'F40 e le toccavo l'alettone e lo accarezzavo. Mi sentivo male se non lo facevo, mi sentivo male sempre quando vedevo questa macchina come stamattina, come ora. E mi sentirò per sempre male vedendo questa macchina, e questo ti spiega tutto di cos'è una Ferrari F40. Quello che più mi piace dell'F40 è la sensazione di adrenalina fissa anche andando piano, in realtà anche da spenta. Incute timore sempre e comunque, ma non mi è sembrata una macchina pericolosa come molti la definiscono. Di sicuro ti tiene ogni muscolo del corpo in tensione, e sì, intendo proprio tutti i muscoli. Però non ci sono vere situazioni in cui la macchina prende il sopravvento su di te. Se lo fa è perché l'hai portata tu a fare qualcosa che non doveva. In quel caso, ovviamente, come ogni altra macchina, diventa pericolosa. Il discorso di questa è che è spaventosa e che ti porta ad avere paura, a guidare con paura. È un errore che non va fatto sull'F40. Normalmente, al contrario di quello che magari si pensa, non riesco mai a godermi le macchine che guido per lavoro. C'è sempre da pensare a 1000 cose, 1000 imprevisti, preoccupazioni e responsabilità. Ma stavolta, con la macchina con cui mi aspettavo che avrei avuto più problemi, più preoccupazioni, in realtà è stata l'esperienza di guida perfetta, l'ho già detto. Davvero me la sono goduta fino in fondo e ho assaporato ogni grammo e millimetro dell'F40. Nell'esatto momento in cui ho deciso di rinunciare a girare un video perfetto, tecnicamente, a livello di parlato, a livello di riprese, quando ho detto che era il momento di farlo e basta, ho capito finalmente che mi sarei goduto la macchina, senza se e senza ma. La F40 è per me la macchina giusta, è la macchina perfetta. Impersonifica in tutto quello che per me l'automobile sportiva deve essere. Non c'è nulla che non mi piaccia di lei.
Anche se io sono più uno da aspirati, magari un V12 aspirato come quello dell'F50 per certe cose può darti più soddisfazione, a livello sonoro, per esempio. Ma la spinta, la cattiveria dell'F40 non ce l'ha né l'F50 né altre. Credo che la perfezione non sia mai assoluta, ma sicuramente esistono momenti indimenticabili. E questo qui è, per me, il momento, il culmine di un sogno che inseguo da tanti anni, come ho ripetuto più volte nel video. Mi sono sentito in ritardo, in debito con me stesso, fino ad oggi, ma dal tramonto di questo giorno in poi, finalmente, potrò iniziare a vivere le macchine nel modo che ho sempre voluto. E d'ora in poi continuerò certo a inseguire il sogno di avere un F40. Sarà difficile, ma se uno si limita anche nei sogni, che senso ha averne? Questa è buona e c'hai tutto lo spazio del mondo. Qual è dell'F50?